Salve a tutti e ben ritrovati sul canale dedicato alla saldatura a filo MIG-MAG. In questo video vi mostrerò come saldare uno snodo su un tubo d'acciaio al carbonio di forte spessore. Il giunto è stato precedentemente preparato con uno smusso a V da 5 mm per garantire una bagnabilità ottimale dei lembi e una penetrazione profonda. Per riempire correttamente il rinfianco ed assicurare la massima tenuta strutturale eseguiremo in totale 4 passate di saldatura. Per questo lavoro ho scelto di utilizzare un filo continuo da 1.2 mm, mentre come gas di protezione useremo la classica miscela binaria di argon e anidride carbonica. Questa combinazione ci permetterà di ottenere un arco stabile, un ottimo controllo del bagno di fusione e una drastica riduzione degli spruzzi durante il riempimento. La scelta della miscela di argon e anidride carbonica non è affatto casuale, soprattutto quando si salda un componente meccanico così importante come lo snodo di un cilindro idraulico. Questo gas ha un impatto enorme sul risultato finale, sia per la tenuta strutturale che per l'estetica del cordone. L'argon è un gas inerte. Il suo compito principale è quello di creare una cappa protettiva attorno al bagno di fusione per isolarlo completamente dall'aria dell'ambiente. Se l'ossigeno o l'azoto dell'atmosfera entrassero in contatto con il metallo fuso a quelle temperature, si creerebbero porosità e soffiature interne, che indebolirebbero la saldatura rischiando di far cedere il pezzo sotto sforzo. L'anidride carbonica invece è un gas attivo. Viene aggiunta all'argon in una percentuale precisa perché sul ferro corto aumenta la penetrazione dell'arco elettrico. Grazie alla componente attiva, il calore si concentra maggiormente al centro, permettendo al filo da 1.2 mm di scendere a fondo nello smusso da 5 mm, garantendo che lo snodo e il tubo diventino un corpo unico. Inoltre, la CO2 migliora la bagnabilità dei lembi, aiutando il metallo d'apporto a distendersi in modo fluido e regolare senza creare cordoni troppo bombati. Utilizzare questa miscela binaria ti permette quindi di avere un arco molto stabile, un controllo totale del bagno di fusione e, cosa non meno importante, una drastica riduzione degli spruzzi. Questo significa meno tempo perso a pulire il pezzo con la smerigliatrice e una finitura finale pulita e professionale, pronta per le passate successive. Ora passiamo all'azione. Per saldare la prima passata che andrà a riempire lo smusso ho impostato la saldatrice con il programma specifico per il filo metal cord da 1.2 mm. I parametri scelti per questa operazione sono 320 A e 30.5 V. Per eseguire la seconda passata cambierò la direzione di avanzamento. Faccio questo sia per detensionare il pezzo ed evitare tensioni strutturali nel metallo, sia per una questione puramente estetica, così da ottenere un cordone finale molto più regolare e simmetrico. Terza passata, la eseguirò alla base della seconda passata, andando a unire il corpo del cilindro con la metà inferiore del cordone precedente.
E infine, per la quarta e ultima passata, vado a creare un piccolo invito con la smerigliatrice. Questo leggero canale mi aiuterà a legare perfettamente le passate tra loro, garantendo una fusione totale e un'estetica finale decisamente migliore. Ed ecco il risultato finale, dopo aver completato il lavoro. Come potete vedere, il cordone di finitura si presenta estremamente regolare, pulito e con una bagnabilità dei lembi davvero eccellente. Grazie all'utilizzo del filo metal cord e alla corretta impostazione dei parametri, non ci sono tracce di spruzzi o scorie sulla superficie. Le 4 passate si sono unite in modo perfettamente simmetrico, creando una transizione fluida tra la base dello snodo e il corpo del cilindro. Una finitura robusta e dall'aspetto professionale, pronta a resistere a qualsiasi sollecitazione meccanica. Se vi piacciono questi video e li trovate utili, lasciate un like e iscrivetevi al canale. A proposito, se siete appassionati di saldatura e volete acquistare attrezzatura professionale, trovate il link per l'acquisto fissato giù nel primo commento. Grazie a tutti per la visione e alla prossima saldatura.